Saluti dalle prime luci dell'alba di Antalya e benvenuti a questo nuovo episodio di Italia-Giappone in bicicletta. Questa volta si sale di livello, letteralmente, dal livello del mare, il passo di Beyşehir a 1800 metri per entrare nell'altipiano turco con le meraviglie della Cappadocia, i Kangal, i miei cani preferiti e soprattutto tanto freddo. Qui con me sempre la mia fedele compagna Savana. Nell'episodio precedente abbiamo attraversato tutta quella costa montagnosa e adesso continuiamo, attraversiamo tutta Antalya e poi verso le montagne. YouTube. Giappone. Italia. Giappone bicicletta. Turchia. Çeşme, Seferihisar, Milas, Akyaka, Fethiye, no, now Cappadocia, Trabzon, Georgia. Trabzon. Ah. Trabzon. Maybe this you know that. Wait. You know this? Çeşme. Super. Okay. 25'inde yani öğleden sonra saat 3'ten sonra olursa sevinirim şeyden. Pardon. Mi hanno fermato, mi hanno invitato a prendere un chai. Sabah kaç? From Aspendus, I go this Koprulu Canyon. Evet. Koprulu Canyon Beyşehir. Beyşehir Konya. Evet. Cappadocia, Aksaray, Trabzon. Oradaymış. Georgia. Gürcistan. Kazakhstan. And Cina, Mongolia, Giappone. Oo. Che roba incredibile, veramente il tipo mi ha fermato dal nulla, che io pedalavo, era un poliziotto, mi fa proprio fermate, io pensavo chissà che ho fatto, e invece mi dice no, andiamo a prenderci il chai e adesso mi voglio offrire da mangiare. Qua la bici, mi ero fermato a riempire l'acqua e mi ha fermato così. Wow. Vedi. Kuru fasulye, cacık, pilav. Bulgur pilavı. Ok, burgul. Bulgur. This yogurt? Cacık. Cacık. Saluti dal parco degli acquedotti turco e questa sarà l'ultima vista dell'impero romano. Si va verso l'Anatolia, verso le grandi pianure, i grandi altipiani. Eccolo lì, il grande altipiano turco, direzione Cappadocia. Che avete beccato? Balık. Ah! È piccino, Piccino. Bunu akşam yiyeceğiz. Vedi. This you ate? Yes. Eh. Şu an değil ama pişirip de yedim. Şu an oruç biliyor musun? Ramazan. Sì, Ramadan, Ramadan. iftar e Qui d'estate vi faccio vedere dal Belvedere, lungo tutto questo canyon, quando ci batte il sole ci fanno il rafting, si parte da qua e si procede dritto per dritto lungo la valle. Io invece mi faccio il fiume esattamente al contrario, qua siamo ancora a 250 metri, domani vedo se riesco a fare la mattata e salire a 1800. Non so se le gambe mi reggono, ma insomma ci proviamo. Che carino, sono circondato da due gattini che girano qui intorno, non ho capito se vogliono dormire nella tenda, ogni tanto vengono negli scompartimenti qui sotto. A proposito della tenda, così vi inizio a togliere qualche curiosità. Allora, io per anni, anche quando facevo normale trekking e escursionismo, ho girato con la Natura Hike, che è forse qualità-prezzo, soprattutto prezzo, la cosa migliore che c'è sul mercato. Non a livello di qualità, a livello di prezzo. Per questo viaggio ho deciso di investire un po' di soldi e di comprarmi questa Hubba Hubba della MSR,
che è una ottima tenda perché ha le aperture laterali. A me sta cosa delle aperture laterali piace tantissimo, mi piace anche la Darston Mid, che invece è molto più leggera e è fatta per mettersi con i paletti, non ha la paleria, ma si mette con i paletti da trekking. Però questa qui mi piaceva. Ho un problema soltanto, che quando metto il sovrattelo non so mai qual è la parte di destra e qual è la parte di sinistra. Ce lo potevano scrivere L e R, come i calzini della Decathlon che ci hanno scritto L e R. Materassino della Sea2 Summit, questo qui è l'Ether XR Pro. Su questo pure ci ho voluto investire perché io compravo, prima c'avevo i materassini da 35 euro, quello della Decathlon. Questo credo che nuovo, io tutto questo l'ho sempre comprato usato, però credo che nuovo costi tipo 250 euro, e però mi permette anche di andare sulla neve, cioè se io devo campeggiare a meno 20 ci posso campeggiare. Il problema è che non ho ancora invece il sacco a pelo da meno 20, perché c'ho un sacco a pelo della Ferrino che avevo pagato al tempo 90 euro. Ho detto a sto punto non lo cambiamo, mi porta a meno 3 gradi in comfort, io sotto meno 2, meno 3 gradi non penso di andare, se ci vado cerco un riparo al chiuso in questo viaggio. Però mi piacerebbe anche lì invece prendere il materassino della Sea2 Summit, che ce n'è uno estivo che va tipo a 7 gradi, mi sembra sia in Spark, che pesa tipo 300 grammi, bellissimo, e invece ci sono quelli dello stesso peso di quello che ho adesso, che pesano tipo 1 chilo, che però mi portano tipo a meno 10, che fa la differenza, ecco, soprattutto adesso che salgo sull'altipiano. Oggi mi aspettano 2000 metri di dislivello, mai fatti in vita mia, ce la farò a farli, devo farli per forza, perché non c'è un villaggio finché non attraverso la montagna. Per cui è importante mangiare tanto, assumere tante calorie, l'acqua non è un problema perché tanto sto lungo il fiume, è pieno di fontanelle, e niente, svegliarsi presto. In realtà mi sono svegliato alle 6 ma sono già alle 7:30 perché faceva freddo. Ho bisogno di fare scorte di cibo, ho trovato un passaggio che mi porta al villaggio a 500 metri di dislivello per prendere pane, farina, tutto quello che mi serve, e poi da lì salgo fino a 1800 metri per farmi in giornata il passo di Beshekir. Bella cosa, perché almeno mi risparmio forse una giornata, riesco ad arrivare subito a Beshekir. C'ho ancora, saltando questi, 1700 metri di dislivello e poi tutto quanto in discesa. Il mercato per fare rifornimento ancora non si vede, quello di prima era chiuso, sono passato per un villaggio ma hanno detto altri 10 km. Questo è un errore mio, oltre al cibo da cucinare devo avere sempre cibo pronto, almeno quando faccio sti passi di montagna qui. Dai, forse altri 5 km, non c'ho fame, ho mangiato, però se non trovo sto mercato aperto è un problema. Sono arrivato a 1000 metri, meno male che c'era il mercato perché la salita a pendenza minima è del 10%. Non so i ciclisti professionisti come fanno a fare sta roba veramente, perché per me è massacrante. Sto spingendo la bici a mano, dopo 200 metri di salita ho già polpacci e tendini infuocati. Arrivare a 1800, fortunatamente sono le 12:30, quindi il tempo ce l'ho. Però uno è brutalmente faticoso, e due c'è il problema del freddo. Io qui sto dietro questa roccia gigante che mi copre dal vento, ma se mi espongo un attimo di più, tempo che mi fermo, tutto il sudore mi si ghiaccia ed è un problema. Ho una giacchetta da mettermi sopra appena mi fermo quando c'è vento. Cavolo, è una sfida. Ed è una montagna di 1800 metri. Devo arrivare a 4300 in Tagikistan. Dai 1000 metri già si riesce a vedere la strada che abbiamo fatto oggi, con il mercato, lì giù il canyon, e dietro queste montagne dove veniamo da ieri, dove c'è Antalya. Ovunque si vuole passare qui per andare dalla costa all'altipiano sono perlomeno 1000 metri di dislivello. Noi abbiamo scelto quello da 2000 perché dicono che è più carino. 1400 metri. Fortuna che ho scelto una bella giornata per fare sta cosa. Pausetta, rifornimento acqua e facciamo l'altra metà. Dai. Poi il passo comunque non sarà lì in cima. La neve invernale che si scioglie e crea questi fiumi che vanno a valle.
Quando sono arrivato a Shirali, Guy mi ha detto che la maggior parte dei fiumi di queste zone qui sono soltanto fiumi primaverili, perché poi in estate con lo scioglimento di tutte le nevi i fiumi si vanno prosciugando, quindi ho la fortuna di passare quando l'acqua scorre e ho ancora le sorgenti per ricaricare l'acqua. Dal metro 1600 le condizioni della strada peggiorano, però mancano circa 200 metri alla cima, dovrebbe essere una mezz'ora. La spingo tutto il tempo e vediamo di arrivare in cima. Bello che hanno messo sta panchinetta per riposarsi, purtroppo devo andare, che in realtà dovrei ancora fare 60 km oggi. C'ho una casa a Besehir in cui posso dormire. Noi veniamo da laggiù, dal canyon. A livello di chilometri ne avrò fatti forse solo una quarantina per ora, una cinquantina, non lo so. Il problema è che sono salito quanto? Che dice qua 1720 metri. Vediamo se chiudiamo a 2000, almeno mi faccio il numero tondo. Mi metto sta medaglia, che devo fare? Eccoci in cima al passo di Besehir. 1807 metri. Questa è la vallata con la pianura anatolica davanti a noi. Io vengo da 256 metri di altitudine. Qui in cima ci sono stati un po' di problemi perché la strada ha ancora un po' di nevischio che però più che scivoloso è fangoso. Le scarpe copertoni ne hanno sofferto e devo stare attento adesso in discesa. A 1400 metri, dopo 400 metri di sterrato che ragazzi erano veramente divertenti però pericolosi. Sono molto contento che Dario mi abbia fatto abbassare il reach, che è il distanziatore del manubrio dal telaio, che prima ce l'avevo di 135 mm, me l'ha fatto abbassare a 35, gli dà molta più manovrabilità. Quindi davanti a un imprevisto, appena trovo dei sassi che sono in discesa, con un piccolo movimento del braccio la bici fa una sterzata più grande. E questo è stata forse una cosa che mi ha salvato la vita. Questa scena è veramente surreale, il paesaggio è completamente cambiato. Adesso ci sono moschee, montagne e una marea di mucche sulla strada. Per entrare a Konya c'è una stradina segreta che passa dentro il canyon, ve la potete trovare nella mia traccia GPX. Rispetto a tutto l'asfalto che ho mangiato oggi, veramente è una goduria. Oggi che è successo? Non ho registrato molto perché la salita di ieri mi ha massacrato. Dalle immagini potete aver visto. Sono rimasto in hotel per un bel po' fino alle 11 e poi ho iniziato a macinare chilometri su strada, per cui poca roba interessante da far vedere, mentre ora finalmente abbiamo dei paesaggi da paura, e la strada alternativa era continuare lungo la statale, quindi molto felice. Su Kumut diceva che era sterrato, però cioè sì, vabbè, sterrato, però comunque è una strada buona se non piove. Da ora in poi l'itinerario, così come l'abbiamo concordato ieri con Mostafa, che è il signore della casa del ciclista di Besehir, mi ha dato un sacco di consigli, e passa per Konya, dove sto andando ora, la città Sufi, una città molto sacra per l'Islam qui in Turchia, di cui devo ancora in realtà conoscere la storia, e dopodiché Aksaray, e vicino a Aksaray arriviamo in Cappadocia. Penso che sia a 600 km da qui, per cui in 7 giorni, forse 8, perché il mio corpo ancora accusa i 2000 metri di dislivello di ieri. Ho fatto nel canyon questo incontro buffo con questo tipo che era l'allenatore della nazionale di mountain bike della Turchia. Che grande! Voilà. This cheese? Yogurt. Börek. Börek. Peynir, cheese. Aynen Cheese. Okay. Turkish melemen. This melemen. Melemen. This is Okay. melemen. Egg, tomato, Tomato, biber, biber, sucuk. Mumu. ondan sonra kaşar, Okay. peynir, egg, A lot of egg. Melemen. Abi bunları götürebilirsiniz.
Dopo aver esplorato la cultura greca, essere passato per la Licia, adesso finalmente ci stiamo spostando a Oriente, si vedono i primi segnali dell'entrata in Oriente. Qui c'è la grande cultura Seljuk, ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Inizialmente i Seljuk erano un popolo d'Oriente che si è spostato qui in Turchia dopo le invasioni mongole del 1200-1300 ed è stato il primo impero a portare l'Islam in Turchia. Questa qui è una tomba che ricorda molto quella di Samarcanda, perché il blu simboleggia l'ascesa al cielo, e qui dentro c'è il poeta mistico, santone, filosofo Mevlana, che è la figura che ha portato il sufismo in Turchia. Sufismo che poi è simboleggiato proprio da questa cupola che si trova similmente pure a Samarcanda, Khiva, Bukhara. Cos'è il sufismo? Una versione più spirituale dell'Islam, perché mentre l'Islam è un libro di leggi rigorose che magari si fa pure difficoltà ad accettare per culture distanti da quella araba, invece il sufismo era la parte più spirituale che si sviluppava tramite la poesia, la letteratura, la filosofia, motivo per cui le popolazioni dell'est l'hanno accettato con più tranquillità, ecco. Dentro c'è una situazione quasi sacra, molto cerimoniale, per cui le riprese le faccio da fuori. Dentro vi faccio giusto vedere un pochino la tomba di Mevlana. This? Father Mevlana. Father. Yeah. Ok. This Mevlana. Mevlana. Io ora invece procedo il giro a Konya perché sono ospite di un'associazione culturale che ci dà casa gratis. È incredibile. Non so se da noi in Italia ce l'abbiamo queste cose, veramente. Io una casa ciclista l'ho trovata qui in Turchia, l'ho trovata in Tunisia. In Italia non so se esistono per favore fatevi vedere, perché veramente è una situazione magica. Detto questo, come potete immaginare, Konya è una delle città più sacre di tutta quanta la Turchia. Qui l'Islam ha una prevalenza veramente molto forte e si vede proprio per le strade, anche tutte quante le donne che portano il velo. Sembra una città molto più conservatrice ed è pieno di anche scuole coraniche. Nell'associazione dove sto vivendo questi 2 giorni io c'è proprio una scuola coranica e ho parlato ieri per 4 ore con questo tipo, insomma parliamo di religione, quello che è il mio approccio alla spiritualità, soprattutto in connessione con la natura, visto che io sto per lo più in mezzo alla natura, però c'è una cosa che mi ha incuriosito, che era proprio in un posto come questo, quella di provare sulla mia pelle per un giorno il Ramadan. Quindi mi sono svegliato alle 5 di mattina, non ho ripreso perché, scusate, ero veramente tramortito. Abbiamo fatto sahur, che non è il dum 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 sahur, ma è il sahur, la colazione, diciamo, prima dell'alba. Sono tornato a dormire e adesso ho la lappa. Vorrei un sacco bere, devo aspettare fino al tramonto, non posso bere, non posso mangiare ed è una situazione veramente sofferente. Dicono che serva anche per mettersi nei panni anticamente nel deserto, quando l'Islam è stato creato, e che metteva le persone, diciamo, bene abbienti nei panni di invece persone che non avevano nulla, e a cui quindi mancava l'acqua e mancava il cibo. Sì, non è una sensazione piacevole, però invece non vedo l'ora che arrivi Iftar, che invece è la cena delle 7, quando cala il tramonto. E in quel caso invece sarà una gioia tremenda poter bermi questo primo sorsetto d'acqua. È importante secondo me, soprattutto in luoghi come questi, essere aperti e provare le vite degli altri, perché solamente mettendosi nei panni del prossimo ci si può capire e connettere meglio. E quindi dai, proviamo sta giornata di Ramadan. Attraversate le montagne e arrivati sull'altipiano è cambiato tutto. Sono tra i bazar,
pieno di gente, tutta gente che contratta, vende, mi sento finalmente ad est. E tantissime moschee, dovete immaginare che lungo queste strade anticamente c'erano tutte quante le medrasa, le scuole coraniche, in cui però si studiava anche archeologia. Guarda che bello questo bazar, in cui si studiava anche astronomia, matematica, fisica. Adesso ci andiamo a vedere il museo archeologico e il museo etnografico e penso che ci sia un altro paio di punti molto interessanti da vedere in città. Veramente è il primo, la porta verso est di questo viaggio e mi rende molto emozionato. Però c'ho fame, c'ho una fame enorme, c'ho sede e c'ho fame. Sono le 6:40, è finita la giornata di visite e l'unica cosa che sto aspettando è mangiare. 10 minuti, un quarto d'ora, inizia l'iftar, la cena per rompere il digiuno. Le prime ore sono state le più difficili, devo dire, proprio quando mi sono svegliato la prima cosa che volevo fare era fare colazione, anche se l'avevo già fatta alle 5 di mattina, però c'avevo proprio sto naturale bisogno di bere un goccio d'acqua, che ne so. E poi per pranzo veramente stavo svalvolando, che andavo in giro per la città e vedevo soltanto negozi che vendevano cibo e stavo lì a dire voglio mangiare. Però dopodiché passa il pensiero e adesso però no, adesso voglio mangiare. Quindi niente, vado a fare iftar. La scena di stasera è kofta. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Questa è una zuppa de pomodori. Tomato? Sos. Oi, salam alaikum. Alselam. Leo. Leo. Ben Leo. Leonardo ben. Leonardo? No. Murat. Memnun oldum. E couscous. Enes al bunu da koy da üstüne. Helva, helva. Elva. Şunu da koy. Şunu da koy üstüne. E i datteri che tradizionalmente con questi si rompe il digiuno. È la prima cosa che bisogna mangiare. Finalmente si mangia.